Credo che noi, Roberto Artusio e Cristian Bugiada, per lungo tempo abbiamo ragionato su come avremmo dovuto fare questo documentario, che giri fare, che persone intervistare e cosa far vedere ai nostri spettatori. Ci siamo resi conto di essere in Messico e qui non si possono fare programmi, che i giri che faremo avranno una traccia, ma le esperienze e le persone saranno puramente casuali, come da 10 anni di viaggi a questa parte. Questo è buono, eh? Il nostro focus sarà sicuramente sul prodotto che ci ha fatto amare questa terra, il mezcal. Quella che vi racconteremo è la storia di una pianta millenaria e del frutto della sua distillazione, la storia di un popolo antico e della sua cultura. Nel corso del nostro viaggio incontreremo campesini discendenti dai Maya, imprenditori milionari, creativi, street artist e antichi sciamani, bettole nascoste sulle montagne messicane e locali alla moda. Antiche palenche e distillerie all'avanguardia, pulque, mezcal, tequila, in una parola, agave. Questo è un documentario punk, magari di difficile visione e comprensione, proprio come il Messico, che nella sua storia non ha mai cercato di essere sensato. Sarà uno zapping di esperienze, persone e prodotti, nella speranza di potervi, nella confusione, far comprendere un po' di più cos'è questo paese, ma soprattutto dell'amore che proviamo per lui e che ci ha cambiato la vita. Viva Mexico! Vuol dire essere come identità italiano, messicano. Il Messico è talmente tanto diverso, come puoi definire chi è il messicano realmente? Vero. Io mi trovo bene in Messico perché ho trovato un mio ambiente, ho trovato un qualcosa che però non è che non l'ho trovato anche da altre parti del mondo. Qua ho trovato un click particolare, una connessione particolare, un richiamo che mi fa adattare, che mi fa avere quella che definiscono la onda, la buona vibra quando arrivo, basta. Io mi sento italiano, c'è una parte di me che però questo posto lo conosce già prima che io venissi qui. Cioè io quando sono venuto qua in Messico ho sempre pensato, ci sono posti che sono molto simili alla Sicilia per esempio, culturalmente, la musica, i colori, anche il modo di relazionarsi delle persone, mi hanno ricordato un po' la Sicilia in alcuni posti e quindi mi è sembrato sempre un luogo molto familiare. Io sono anche fiero di essere italiano, il fatto che noi siamo italiani ha determinato anche una rotta del nostro viaggio molto, molto specifica, perché noi siamo italiani persi in Messico. Poi ognuno ha la sua interpretazione, cioè lui si sente italiano, io mi sento italiano, mi sento più cittadino del mondo, può essere banale, No, ma sì. mi piace più Pensarla così. Vedermi così, cioè. Io credo che se noi avessimo capito tutto di questo posto non verremo più. Il primo viaggio che abbiamo fatto, siamo venuti qua, pensavamo di aver capito tutto in le prime 2 settimane, perché è come qualsiasi cosa fai, i primi giorni sembra che Che sei sul pezzo. Che stai sul pezzo. In realtà poi ci siamo guardati e abbiamo rifatto i biglietti. Abbiamo rifatto i biglietti perché non sapevamo che cazzo avevamo visto. Cioè in realtà poi a bocce ferme non ci avevamo capito niente e quindi siamo dovuti tornare 30 volte. Guarda, Possiamo spiegare solo alcune cose che sono legate strettamente forse alla nostra ricerca principale, il mezcal. La città del Messico in parte è cambiata, in parte non è cambiata. In alcuni quartieri come la Roma si vede completamente che è arrivato la globalizzazione, quello che è il mondo moderno, quello che puoi trovare un po' da tutte le parti, mentre qua c'è ancora quel Messico vero, in effetti non c'è turismo qua. Qua senti ancora quell'odore, quella bellezza del Messico, quello che dici tu sempre, il tempo. Quel tempo quasi diverso come lo pensiamo. Certo, qua è tutto dilatato, tant'è che la gente sta in giro, vive la giornata.
vive anche alla giornata. Però, Soprattutto questa parte qua vivono ancora. però quando vivi alla giornata in qualche modo ti vivi anche la giornata, perché è quella sulla quale stai in focus, noi stiamo sempre pensando oltre. Invece magari svegliarsi un giorno e pensare a oggi che faccio ha anche il suo lato, non dico positivo, però sicuramente affascinante, no? Guarda che bello, una quanta gente. Una cosa molto importante da comprendere del Messico è che le culture Maya, Azteche, Mazateche, Nahuatl, Inca e tutti i popoli che hanno vissuto questa terra prima dell'arrivo degli spagnoli sono culture che muoiono 500 anni fa. Nella storia dell'umanità 500 anni non sono nulla ed infatti queste culture sono tutt'altro che morte in questa terra. Durante questo viaggio le incontreremo spesso. Questo è solo un assaggio dei loro riti nello Zocalo di Ciudad de México. Tutto fuori di testa. Bienvenidos al centro de México. El descubrimiento de México fue en 1978, con un disco extraordinario que vamos a ver. Es la diosa de la luna, se llama Coyochauqui. Esto que ves aquí, todo esto es la Nueva España, todo esto es España. México está aquí. Aquí está Templo Mayor y el centro del universo está protegido con el toldo verde. Sí. En ese lugar, los aztecas tenían que encontrar un águila sobre un cactus manchando a la serpiente. El símbolo sagrado de México. El sol es el águila, la tierra es la serpiente y el cactus la vida. Azteca camina 150 años, nómada, hasta llegar a este lugar. Azteca buscaba el ombligo de la madre tierra, una placenta. Esto es una placenta y este es el ombligo de la tierra, del ombligo el nacimiento de una sociedad. Poesía. Lo más alto del sol de la tierra se llama equinoccio. Sí. En un día en equinoccio, el sol marca la isla. Azteca decía que venimos de un sol, de un amanecer y vamos a un atardecer. Venimos de la vida y vamos hacia la muerte. École, huevo, mi chingón. Eso. Entonces, esta presente es un paraíso. Esto es más importante que lo que hay atrás y lo que hay al frente. Pero el español, loco el español. Pórtate bien para ir allá. Si te portas mal, vas acá. Y mexicano decía, ay, ¿cómo? Si aquí me estoy portando bien, este es un paraíso, ¿no? Esto es lo más disfrutable. En el otro lado que no tenemos materia y no tenemos sabor, vamos a extrañar el pulque, el chile, la pizza, maravilloso. Presentación extraordinaria. México, Roma. La Roma. Bella ciudad, bella cultura. Latinos, Latinoamérica, latinos. Pasión, tequila, mujeres. Los grupos que vivían alrededor, a muchas distancias, venían a los mercados mexicanos. Este es el mercado. A intercambiar medicina. Esa es la entradita, aquí está. Ok. Así, luego ahí está la entrada. Gracias, Antonio. Buen día. Buenos días. Y mucha suerte. Gracias. Suerte. Gracias, Antonio. Il mercato di Sonora, il mercato surreale di Città del Messico. Questo mercato si è specializzato in una varietà di merci come la ceramica, articoli per feste e animali vivi. E i due che lo rendono notevole, erbologia e articoli legati alla magia dell'occulto. E niente, la signora gli sta preparando questo intruglio, credo, di spezie con questa candela. Adesso ci mette il veleno di vipera dentro. È fondamentale il veleno di vipera. Adesso gli chiediamo alla signora se ci fa una candela pure per la buona sorte di questo documentario, magari, no? Déjate de la
il Grangaio di Sonora. Eric e i suoi fratelli al mercato di Sonora. Polli, galline, palomas, di tutto, gatti, cani, antilopi, ciclopi, tutto. Una grosería chilena, a huevo. A huevo. Precedentemente chiamato Mercato de los Brucos o Mercato de los Animales. È uno dei mercati più emblematici e popolari di Città del Messico, conosciuto in tutto il mondo e per la magia e l'esoterismo. Avevamo tutto un concetto sviluppato sul fatto della fortuna e del denaro, che aveva varie amuleti, la croce con le chiavi, i dollari e i colibrì che per lui portavano soldi. Ma io viaggio sempre con 2 code di cascabel che mi hanno regalato al nord come amuleto di fortuna nel mio marsupio, quindi non tocco altro oltre che tenere le 2 code di cascabel. Il cascabel è il serpente a sonagli. Io viaggio sempre con Roberto Artusi. È un amuleto. Muchas gracias, pásenla bonito, arriba el ánimo. Gracias. Muchas bendiciones y claro. Gracias. Allora, Dale buena mano, papi. ¿Cuánto la sienta? Dos de lengua y uno banco izquierdo. e adesso mangiamo, cazzo. Adesso entriamo dentro e mangiamo. Perché questa è la tua parte preferita? Micidiale. La lingua. Quella è una foto molto importante per noi in realtà. Dove eravate? Stavamo in cima a una montagna a visitare questo produttore che si chiama Tio Pedro e la macchina, il pick-up rosso che c'è dietro è significativo per noi perché il progetto della punta nasce seduti dietro a quel pick-up ma nel cassone. Stavamo lì bevendo mezcal, ci stavano portando su, cosa sono, 3 ore di sterrato, 3 ore, sì, 3 ore e mezza, puro sterrato su per le montagne. E lì praticamente ci siamo guardati, facciamo un progetto, come lo chiamiamo, bla bla bla, e lì nasce il concetto della punta, perché stavamo bevendo puntas, che è la testa del mezcal, no? La parte iniziale della distillazione, che ha una gradazione molto alta. Da lì, ma come lo chiamiamo questo progetto? E ci siamo guardati, chiamiamolo la punta, perché stiamo bevendo l'inizio, questo è l'inizio di tutto.